Angela Fogazza, sono un'insegnante da poco in pensione ma con una lunga carriera alle spalle e il lavoro di gruppo è stato per me uno dei fondamentali criteri e stili educativi che ho applicato nel mio insegnamento, perché il lavoro di gruppo, come si sa, è il risultante dell'unione di tante entità, di tante risorse che appunto danno poi un risultato collettivo. E chiaramente importante è chi facilita all'interno del lavoro di gruppo questo percorso. Il facilitatore è anche un motivatore, la sua azione non deve essere né invasiva né pressante, quasi accompagnare chi lavora insieme e quindi far sentire una certa rigidità, nel senso di autorità nel suo ruolo, ma far favorire i processi appunto di espressione e di comunicazione. Sono Francesca Vannini, faccio parte della cooperativa Dio Pizzo Travel, che da ormai quasi 16 anni si occupa di turismo a sostegno di chi dice no alla mafia. Una forma di turismo inventata in qualche modo, ma che si pone perfettamente sia nell'ambito del turismo sostenibile e responsabile che in quello che abbiamo definito turismo di comunità, cioè comunità, gruppi di persone, territori anche che si raccontano. Il ruolo del terzo settore è sicuramente un ruolo di attivatore, perché spesso dalle azioni del terzo settore che nascono delle esperienze capaci di raccontare qualcosa dei territori che ha un interesse non solo sociale perché ha degli impatti positivi, ma magari anche un interesse di racconto rispetto ai visitatori, ai viaggiatori, ai turisti, alle scolaresche che vengono a visitare, a conoscere un territorio. Quindi in qualche modo è un nuovo attore del mondo dell'ecosistema turistico che si affianca ai classici operatori turistici e alle comunità locali e si pone un po' in mezzo, è come un corpo intermedio che però appunto è capace di portare questa narrazione. Permettetevi di dare un feedback positivo, emotivo quasi, al lavoro di oggi. È stato bellissimo, mi sono anche divertita, ma soprattutto ho sentito che chi motivava il lavoro insieme è riuscito proprio a stimolare nei ragazzi soprattutto, ma anche in noi adulti, tutta una serie di proposte, di suggerimenti, di riflessioni che hanno portato a un lavoro ben fatto, esaustivo, accattivante e che ha avuto anche un bel feedback sul chi ci ascoltava e chi ha capito che percorso abbiamo compiuto. L'atelier appunto di comunità del turismo esperienziale di oggi è stato veramente interessantissimo e sono contenta di aver partecipato. Oggi è stata una giornata costruttiva. A partire dal censimento dei luoghi del cuore dei partecipanti e degli attrattori del territorio si è arrivati a un'idea di senso su possibili itinerari da offrire a un ipotetico viaggiatore, a un ipotetico visitatore del territorio. È sicuramente un primo lavoro che va affinato in termini narrativi, però è stato molto bello vedere le persone ragionare da pari a pari, studenti, rappresentanti di associazioni, di imprese, insegnanti, allo stesso tavolo.